Buongiorno, siamo arrivati al sesto segno dello zodiaco, segno di terra, governato da Mercurio, stiamo parlando della Vergine. Partiamo dal segno di terra, che cosa significa? Allora, i segni di terra sono tre, abbiamo il Toro, la Vergine e il Capricorno. Ognuno di questi segni ha caratteristiche specifiche. Quindi la terra del Toro sarà una terra rigogliosa, bella, che dà tanti frutti. La terra della Vergine invece, e qui dobbiamo fare attenzione, è una terra sabbiosa, una terra faticosa da coltivare. E poi abbiamo la terra del Capricorno che corrisponde alla roccia, quindi scalare la montagna che è compito del Capricorno. Tornando alla Vergine, terra difficile da coltivare che dà pochi frutti. Perché? Perché la Vergine è un segno che parla di sacrificio. È un segno che parla di lavoro quotidiano e di lavoro da dipendente, perché il lavoro, l'imprenditoria nel vero senso della parola è sotto il segno del Capricorno. Ora, queste sono delle linee guida, poi non è detto che sia sempre così, perché poi la descrizione di una persona ce la dà il tema natale, però io do delle indicazioni e spiego come è un segno in linea di massima. Torniamo al discorso lavoro. La Vergine è il segno del lavoro, come la sesta casa. Come una persona lavora, che predisposizioni ha a livello lavorativo una persona, com'è il suo ambiente di lavoro. In un tema natale ce lo dice la sesta casa e i pianeti in questa casa, quindi come se fossero pianeti in Vergine. Per farvi comprendere bene quanto sia importante questo discorso per la Vergine, dobbiamo pensare che quando tra il 2007 e il 2010 all'incirca ci fu il transito di Saturno in Vergine, noi avevamo le morti bianche. Ogni giorno si accendeva la televisione e c'era una notizia drammatica di incidenti sul lavoro. Perché? Allora, quando un pianeta entra in un segno, prende le sembianze di quel segno. E in questo caso Saturno non è cattivo di per sé. Saturno è un pianeta che va a mettere l'accento su quello che non funziona nelle nostre vite. E quando transita in un segno, non transita solo per le nostre vite, transita anche a livello mondiale, e quindi va a dire al genere umano cosa va sistemato, cosa non funziona, cosa bisogna modificare, su cosa bisogna lavorare. E in quel caso Saturno ci diceva: guardate che servono maggiori leggi a tutela del lavoro, guardate che serve maggiore protezione nel lavoro. E quindi quelli sono stati anni pesantissimi per quanto riguardava gli ambienti lavorativi. Torniamo alla Vergine, parliamo di un segno pragmatico, il governatore è Mercurio, stesso governatore dei Gemelli, ma con un qualche differenza, perché nella Vergine Mercurio è più silenzioso e più mentale. E quindi noi abbiamo una persona analitica, attenta al dettaglio, che spacca il capello in quattro. Inconcepibile l'idea di caos, di infinito, di disordine. No, la Vergine deve misurare tutto. Non a caso sotto il segno della Vergine abbiamo anche le unità di misura. Quindi c'è uno spazio, c'è attenzione in tutto quello che si fa. È il segno che si ricollega come la sesta casa anche alla salute, e tra le difficoltà della Vergine abbiamo spesso problemi con l'intestino. Perché? Perché la Vergine tende a trattenere tutto, trattiene anche le emozioni. Due parole per l'affettività di questo segno, spesso screditata. Si legge la Vergine è fredda, la Vergine è distaccata, la Vergine è lontana. Anche no, si dice a Roma. Nel senso che sicuramente i nati sotto il segno della Vergine non sono predisposti a smancerie. Magari non vi porteranno il dolcetto tutte le mattine, però sono persone affidabili e sono persone che costruiscono. Ivano Fossati, segno zodiacale Vergine, ha scritto La costruzione di un amore. Ecco, vogliamo renderci conto di come possa amare la Vergine?
La Vergine ama costruendo. Per la Vergine non possiamo parlare di due cuori e una capanna, quella è roba che interessa al segno zodiacale di fronte, ai pesci. La Vergine è costruire mattone su mattone, si fa una casa e la casa deve anche avere fondamenta solide, cioè nemmeno una casina così. La Vergine ha bisogno anche di sicurezze tra i segni di terra, quindi le certezze, il toccare, il senso pratico, tutto questo è Vergine. Sento anche dire la luna in Vergine è una brutta luna. Allora, partendo dall'idea che non c'è nulla né di bello né di brutto, ci sono cose che servono a noi per la nostra evoluzione. Quindi nascere con un determinato segno o un determinato pianeta in quel segno significa semplicemente che noi avevamo bisogno di quel particolare per andare verso la nostra evoluzione. Tornando alla luna in Vergine, la luna in Vergine magari non è una mamma che sta lì ad abbracciare troppo, a sbaciucchiare, a manifestare troppo l'amore come si intende normalmente, ma è una madre efficiente, è una madre presente, è una madre che non si limita a occuparsi del figlio, se ne preoccupa proprio. Quindi è la madre che sta lì attenta che abbia la maglietta di lana perché sennò prende freddo, l'antibiotico all'ora esatta perché sennò può disturbarli, può dare fastidio. Anche questa è una forma d'amore, cioè noi dobbiamo anche smettere di pensare che quello che noi intendiamo amore sia necessariamente la cosa più giusta, perché la Vergine ama, ma ama in maniera pratica perché il senso pratico, il concreto, fa fortemente parte di lei e non è pensabile che i nati sotto questo segno possano agire in un'altra maniera. L'altra maniera non gli appartiene. Io faccio sempre la distinzione evoluto e non evoluto. Ora, io do delle indicazioni che sono delle linee guida e spiegano in linea di massima come è quel segno. Poi bisogna vedere la persona come si vive quell'energia, perché allora io vi ho descritto la Vergine evoluta, ma c'è anche la Vergine involuta, quindi tutti questi aspetti si ribaltano completamente e allora noi abbiamo una persona critica, esageratamente critica. Abbiamo il ragionamento all'esagerazione, abbiamo anche il provare a fregare il prossimo con il grande ragionamento. Quindi non c'è un segno brutto o un segno cattivo, c'è l'individuo, l'evoluzione di quell'individuo e capire a che livello si vive il segno, se è a un livello basso o a un livello più elevato. Per quanto riguarda il discorso di asse, discorso fondamentale che faccio sempre in tutti i miei video, in questo caso noi abbiamo l'asse pesci vergine. Che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo sempre andare verso il segno che ci sta di fronte, nel caso della Vergine ha di fronte il segno dei pesci, e prendere da quel segno quello che a noi manca, quello che per noi è un grande limite. Magari lì è in eccesso, perché la Vergine che detesta il caos e che non ha proprio la concezione di infinito, perché lei si cura degli spazi piccoli, per capirci, il cielo è dei pesci, una soffitta dalla quale ci si limita solo a guardare il cielo, quella è della Vergine. Allora la Vergine dovrebbe andare verso i pesci per cercare in qualche modo di acchiappare anche lei un pezzo di cielo. Allora io vi ho descritto la Vergine, per il momento ci fermiamo qui, vi aspetto per quanto riguarda la bilancia. Nel frattempo mi trovate su YouTube, il sito federicagiannini.com, la pagina Federica Giannini Astrologa e il profilo personale. Grazie.